Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche disponibili per dicembre 2025, amore e passioni. Ragazzi, abbiamo la carta del mondo. Mi dice che potrebbero esserci come dei risultati che arrivano. Per qualcuno potrebbe essere il compimento, quindi come l'arrivo a un traguardo, il compimento di un percorso. È una carta che potrebbe anche parlare di traslochi, di viaggi, di trasferimenti. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono 3, e poi ci sono anche i link per il corso gratuito di tarocchi intuitivi. Ce n'è uno live a gennaio e l'altro è un videocorso registrato. Comunque sotto nella descrizione trovate tutti i video che vi spiegano tutto. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per la bilancia. 8 di spade, giustizia. 5 di spade, 2 di spade, 7 di pentacoli, 7 di coppe, matto, abbiamo un 7 di pentacoli e un 4 di pentacoli. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire qual è l'energia del mese, potrebbero anche arrivare come dei messaggi sciolti tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere i single, le coppie e diciamo che il terzo gruppo è composto da tutto quello che non rientra nei primi due. Quindi relazioni clandestine, non etichettate, a distanza, in forse. Allora, partiamo da questo 8 di spade, che l'8 di spade di solito è una carta di autosabotaggio. Wow. Fante di spade, 8 di pentacoli, forza, 6 di coppe e ruota della fortuna. Ho come la sensazione che la testa vi stia giocando un brutto scherzo all'inizio di dicembre. Credo che qualcuno potrebbe chiedersi che senso ha questo lavoro, che senso ha, potrebbe essere questa relazione, questa famiglia, che senso ha, ipotesi, il volere dei figli, è come se fosse in una fase un po' sottotono effettivamente all'inizio di dicembre. Andiamo a vedere la giustizia. Regina di spade e cavaliere di pentacoli. Andiamo a vedere il 5. Due di pentacoli e regina di bastoni. Allora, credo che qui ci sia bisogno come di togliersi da una certa incertezza. La regina di spade mi dice come se avesse bisogno di programmi o di costruire un qualche cosa. Diciamo che c'è la carta della giustizia, potrebbero effettivamente esserci come dei contratti, delle questioni burocratiche piuttosto che degli accordi
da dover sistemare. Probabilmente per quello che siete in questa fase un po' così sottotono all'inizio di dicembre, potreste essere in un momento dove pensate come faccio a uscire da qui, perché magari da questo lavoro, da questa situazione finanziaria, da questo incastro familiare. C'è come una situazione che vi dico, con tutte le carte che sono uscite potrebbe avere varie sfaccettature, però è come se ci fosse questa cosa che vi attanaglia a livello emotivo e mentale anche. E qui ci fosse bisogno di dare come una direzione, di fare una scelta probabilmente con questo 2 di bastoni. Qui abbiamo un 10 di bastoni e un 3 di bastoni. Qualche cosa mi dice che bisogna lasciare indietro il vecchio e andare verso qualche cosa di nuovo, verso nuovi territori inesplorati. È come se avesse bisogno di togliervi con questo 10 di bastoni certe aspettative, certe, mi dicono priorità. È come se dovesse probabilmente lasciar correre le priorità esterne e far fronte forse a quelle più interne, cioè le vostre, invece che quelle degli altri. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. Asso di spade e 4 di bastoni. Io credo che questa situazione mentale vi faccia rimanere a livello fisico, a livello pratico, un po' statici, un po' fermi. Questo vostro autoboicottaggio, perché il modus, o meglio, la forma mentis dell'8 di spade è non valgo, succedono tutte a me, chi mi salva, modalità vittima. Ed è come se avesse bisogno. Io non sento che voi viviate quella modalità vittima sempre, ma è più uno stato momentaneo dovuto al fatto che secondo me non comunicate quello che realmente volete voi, perché state dietro agli altri. Andiamo avanti, andiamo a vedere il 7 di coppe. Imperatore e 3 di coppe. Io credo che qui ci siano delle opportunità che a causa di questa rigidità potreste non vedere. Difatti, sia l'8 di spade che il 2 di spade che la carta della scelta sono carte con persone bendate. Io credo che sia il vostro modo di vedere la situazione che non vi dà la possibilità di sbocciare il volo. Sbocciare il volo? Si dice? No, vero? Di prendere il volo. Andiamo a vedere il matto. Due di bastoni, morte, fante di bastoni. Il matto è una carta di grande spinta in avanti, è una carta di viaggi, è una carta di spostamenti. Diciamo che essendoci anche la morte, potrebbe effettivamente indicare come la fine di un periodo. Abbiamo anche questo 10 di bastoni qua che ci dice la giustizia che taglia. La ruota della fortuna che sì è vero è al contrario, però c'è nell'aria, quindi si tratta di tempo. E qui secondo me ragazzi potrebbe esserci il compimento di un ciclo, considerato che anche qui abbiamo la carta del mondo, per dare il passo a questo matto che inizia un nuovo ciclo. Secondo me qui qualcuno inizierà un po' a seguire di più il flusso. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Torre, 3 di spade e regina di pentacoli. Datemi una carta per il 4 di pentacoli. Amanti. E mago, di nuovo. Vi dirò, con queste carte finali, 4 di pentacoli, gli amanti che ogni tanto parlano di scelta e il mago, può essere un trasferimento, eh? Fatemi vedere un attimo, aspettate.
Perché qui in effetti carte di viaggio non ne ho tanto, può essere che dicembre sia un mese dove si pianifica un viaggio, uno spostamento, un trasloco. Effettivamente ho più carte che mi parlano di casa, quindi più che un viaggio per qualcuno è un trasloco. Ehm, E, qui vi dirò, ci può essere come un nuovo inizio, un nuovo capitolo. Adesso andiamo a vedere settore per settore, cioè scusate, caso per caso. Allora, partiamo dai single. Vi dico, secondo me, voi amici single potreste conoscere una persona di un certo spessore. Io non credo, perché siete in questa fase da 8 di spade, quindi vedete tutto negativo, vedete tutto nero, quindi secondo me neanche ve ne rendete conto che c'è quel potenziale in quella persona che secondo me molti conoscono, per qualcuno è un personaggio nel mondo del lavoro, ho sentito la parola cinema, quindi non so se state lavorando magari in qualche settore cinematografico, in qualche film, settore, no, in qualche set. Comunque c'è anche quella cosa lì, potrebbe essere anche qualche situazione sportiva, non so se proprio la palestra in sé o qualche manifestazione sportiva dove potreste conoscere questa persona. È un qualche cosa, secondo me giocheranno comunque anche molto a favore le festività natalizie, vi dico. E effettivamente potrebbe essere un personaggio di un certo spessore con il o la quale si possono sviluppare effettivamente delle cose concrete, delle cose stabili. Qui abbiamo il mago che è una partenza, gli amanti che di solito indica armonia, indica una relazione che inizia, è un 4 di pentacoli che è un qualche cosa di stabile, di concreto e di protetto. Dopo aver lasciato indietro questo 10 di bastoni. Sì, perché poi c'è anche la morte. C'è come un pezzo di sacrificio, di sofferenza da dover lasciare indietro, c'è come un dolore da dover lasciare indietro. E, normalmente ragazzi quando si fa una scelta, una delle due opzioni bisogna lasciarla indietro. Anche quello è una specie di dolore, di lutto, se vogliamo chiamarlo così. Per le persone che sono in una relazione di coppia, allora qui ci vuole come una sorta di come vi posso dire? Allora, prima di tutto mi vien da dire continuità, perché sento come se per qualcuno ci fosse un'intermittenza di presenza, cioè potete essere uno di fianco all'altro sul divano, ma sentire che l'altro è assente, no? Ecco, c'è bisogno come di più presenza, di passare come più tempo di qualità insieme. Potrebbe venirvi super bene un viaggio, potrebbe essere un progetto in comune, potrebbe essere fare qualche sport. Io ho sentito estremo, però assicuratevi, fate attenzione, insomma, di quello che volete andare a fare. È come se ci fosse bisogno di adrenalina un po'. C'è un tema in particolare che secondo me si sta un po' trascinando da tempo, sul quale non si è ancora fatta chiarezza, che è il caso di lasciare indietro. Cioè, cosa voglio dire? Non è risolto? D'accordo. Se arrivano soluzioni continuando a parlarne? No. Perfetto. Che cosa si fa? Si lascia indietro il problema e si dice, da qui in avanti, se dovesse succedere un'altra volta quella situazione lì, come ci comportiamo, come ci regoliamo, come ci diamo sicurezze e fissare come delle nuove regole. Non so se mi sono capita. Però può essere, diciamo, positivo per non rischiare, primo, che ci siano nuovi fraintendimenti, seconda cosa, per evitare come questi alti e bassi a livello relazionale. Per le persone invece che sono in una relazione clandestina piuttosto che a distanza, allora se siete a distanza nel senso che non vi sentite, se siete in separazione, meglio detto, io sento che appena mollerete di pensare alla situazione, di pensare alla persona, cioè appena vi farete i fatti vostri fondamentalmente,
l'energia potrebbe cambiare con questa persona. Quindi nel momento in cui non siete più pendenti, dipendenti, attenti a livello energetico, sento che è come se l'energia si liberasse di qualche peso. Se siete clandestini, sento che c'è da mettere delle cose in chiaro. Il potenziale di continuare la relazione c'è. Potrebbe esserci come qualche cosa di avvincente da fare insieme, da organizzare. Però sento che qui le regole devono essere messe subito. Cioè, le cose per me funzionano se 1, 2 e 3. Se non ci sono queste 3 cose, se non faccio check sulla lista, non va bene, insomma. Per le persone senza etichetta, con una relazione un po' ambigua, vi dico, secondo me, entro la fine di dicembre vi etichetterete, nel senso prenderà un po' più forma la relazione, capirete che cosa volete l'uno dall'altra, capirete se state andando, diciamo, verso lo stesso obiettivo, insomma, capirete se effettivamente vi incastrate un pochettino di più oppure no. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Questa carta parla di qualcuno che rincorre nella codipendenza e potrebbero esserci come delle paure di abbandono. Può essere per quello che facciate fatica a lasciare andare qualche cosa, a fare, diciamo, aprire il passo a questa ruota della fortuna, ad un cambio. Secondo me molto lo nasconde questo 10 di bastoni, perché probabilmente ho qualche responsabilità, qualche aspettativa, qualche ideologia. Tenete presente che la torre fa riferimento all'ego, ai risultati raggiunti, a quello con cui noi ci identifichiamo. E secondo me, avendo questa torre alla fine della lettura, effettivamente farete come un riesame del vostro personaggio, ok? Perché l'ego è un po' il personaggio che noi ci costruiamo man mano che cresciamo per sopravvivere. Sì, sento come se ci fosse un lasciarsi andare veramente certi pesi con questo mondo e con questa chiusura. Andiamo a vedere quale segno zodiacale con cui avrete più a che fare in questo periodo. Sagittario, poi io potrei dirvi anche Gemelli, Scorpione, Leone e Ariete. E Bilancia anche, come voi avete la giustizia qui. Ultimo oracolo. Carta numero 7, guide dalle vite passate e parla di lezioni karmiche e vi dice che in questo momento avete comunque una presente, un'assistenza, diciamo, divina o delle vostre guide passate, o metterei anche solo delle vostre guide. Io credo che stiate chiudendo un ciclo karmico, difatti qui abbiamo la ruota del karma. Potrebbe essere, ragazzi, che dicembre sia la chiusura di un vostro capitolo karmico. E in un certo senso mi sento di dirvi anche siete divinamente assistiti, guidati per certi versi. Tenete presente che quando nei tarocchi compaiono gli angeli, e qui effettivamente avete gli amanti, qui c'è la giustizia, in questo mazzo non ha le ali, però insomma tutto quello che riguarda un po' il divino o la rappresentazione degli angeli fa riferimento al fatto che in qualche modo c'è lo zampino dell'universo in quello che vi sta passando. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata utile, spero che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti.
Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un nuovo percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto e nel caso vogliate fare questo lavoro per conto vostro vi potete anche abbonare al canale. Anche l'abbonamento al canale parla delle credenze limitanti, io lì le divido per settore, quindi ci sono quelle sull'amore, quelle sul lavoro, insomma ce n'è una serie. In più in quella parte parlo anche di temi di metafisica, parlo di astrale, di larve energetiche, di ciclo di abuso, insomma ci sono tanti temi, è tutto quello che io ho studiato in tanti anni che ho condensato e messo a disposizione in quella sezione. Comunque ci sono 4 playlist, hanno la copertina lilla, sono numerate e andrebbero viste in ordine di numero. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!